Lei è sicuramente una tra le piante più conosciute e apprezzate all'interno delle nostre case. Prendersene cura è facile, ma moltiplicarla ancora di più. Io in questo video vi mostrerò ben 3 tecniche per poterci riuscire. Sono tutte facili e con risultati incredibili. Questa è una pianta davvero molto generosa, considerate che ogni singola porzione della stessa, se trattata, potrebbe generare delle radici e di conseguenza delle piantine nuove. Qualsiasi parte del rametto che avete tagliato e metterete poi nell'acqua produrrà un apparato radicale davvero molto importante, sia che sia la singola foglia, la parte apicale, la parte centrale o la parte basale. Primo metodo. Il primo metodo che vi propongo è quello dell'utilizzo della singola fogliolina, che è anche poi il meno invasivo per la pianta e quindi quello che io consiglio sempre. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di prelevare una fogliolina dalla pianta madre. Quando lo farete dovrete farne una cernita e stare attenti essenzialmente a 2 cose, ovvero che la fogliolina sia perfettamente formata, e lo capirete perché avrà un colore verde intenso scuro proprio come questo. Per capirci, questa invece è ancora in fase di formazione e non va bene, ha un colore verde chiaro e le foglie sono piccoline. Ed in più dovrete stare attenti che le foglioline siano perfettamente sane, quindi che non presentino tracce di funghi, muffe o batteri. Il metodo ideale per separare loro dalla pianta madre è quello di prendere il tronco dove sono nate con 2 dita e con altre 2 dita andando alla base tirare via in questo modo, guardate, semplicemente così. Alla fine dell'operazione questo è il risultato ottenuto e se tutto andrà come si spera, da ognuna di loro poi nascerà una giovane piantina. Prendere un bicchiere, possibilmente in vetro trasparente, e riempirlo sul fondo con circa 3-4 cm di acqua, poi le foglioline e andarle ad immergere all'interno. Dopodiché posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti. Una cosa che è davvero importante, anzi direi tassativa, è che sino a che poi alla base delle foglioline non compariranno le prime radici, il livello dell'acqua sia sempre almeno di 1 centimetro, in modo che le bagni sempre. Se dovesse evaporare o essere assorbito dalle foglioline stesse, allora semplicemente andare ad aggiungerne dell'altra. Trascorse soltanto 2 settimane da quando abbiamo inserito le foglioline all'interno dell'acqua, guardate come la base delle foglioline stia cambiando. Sta creandosi una piccola pallina che pian piano cresce. Eccola qua. Col passare dei giorni il rigonfiamento che c'è alla base delle foglioline cresce sempre di più, si è gonfiato e adesso sono nate le prime radici, si riescono a vedere chiaramente. Trascorsi 5 giorni, riprendendo il tutto si potrà notare che il rigonfiamento alla base della fogliolina è cresciuto davvero molto ed oltre a lui sono cresciute anche le radici, quindi diciamo che si sta creando un apparato radicale davvero molto importante. Col passare dei giorni, circa 10, le radici sono cresciute ulteriormente e adesso sono più o meno 2 cm. E trascorsi circa 2 mesi riprendendo il tutto, si può notare che, andando a guardare la base, il rigonfiamento adesso è cresciuto davvero molto e di circa 1 centimetro di diametro. Col passare dei giorni l'apparato radicale si è sviluppato davvero in una maniera incredibile e devo dire che si è ottenuto un risultato del 100%. Tutte le foglioline che abbiamo messo in acqua hanno iniziato a fare nascere le radici. Direi che il risultato è davvero ottimo. Non resterà altro che procurarsi un vaso che abbia delle dimensioni di almeno 10 cm e riempirlo con del terriccio universale. Considerate che questa non è una pianta che ha particolari esigenze di terreno, purché il terreno sia soffice e drenante. A quel punto, semplicemente con un cucchiaio, andare a fare un foro nel centro. Considerate che quando andrete ad interrare il tutto, dovrete arrivare col filo del terreno a coprire soltanto le radici, in questo modo. Dopodiché, rinzaffare il tutto in questa maniera. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Dopo 3 settimane, riprendendo il vaso, si potrà notare che il piccolo germoglio è cresciuto ed è spuntato fuori dal terreno. Adesso sarà alto più o meno 3 cm. Potrebbe capitare che al posto di vedere un germoglio spuntare secchino o la foglia o il rametto che si sono interrati e a questo punto si potrebbe pensare che l'esperimento sia fallito. In realtà no, il più delle volte, nonostante secchi la parte fuori dal filo del terreno, all'interno comunque qualcosa si stia sviluppando. Basterà fare in questo modo per esserne sicuri. Quindi semplicemente tirare via e, come in questo caso, e appunto il più delle volte, avviene che si formi comunque una patatina all'interno, un piccolo bulbo, con delle radici e finché questo sarà sano, come in questo caso appunto, c'è sempre speranza che da qui nascano poi dei germogli, semplicemente la pianta ci sta mettendo dei giorni in più. Quindi nell'ipotesi che voi abbiate tirato fuori per controllare, dovrà essere reinterrato il tutto senza rompere le radici e semplicemente aspettare che da qui poi nascano i germogli.
Ed infatti, trascorsi soltanto 10 giorni da quando si è rimesso il bulbo all'interno del terreno, il primo germoglio è spuntato ed è alto circa 1 centimetro. E col passare dei giorni questo sta crescendo in una maniera assolutamente perfetta e si iniziano a vedere le prime foglioline all'apice. Trascorse soltanto 8 ore, guardate un po' come la pianta si sia sviluppata. All'apice si vedono chiaramente le prime 2 foglioline che si sono formate e separate l'una dall'altra, quindi non resterà altro che aspettare che la piantina cresca ulteriormente. Col passare delle ore la piantina cresce sempre di più, adesso è alta più o meno 5 cm e le foglioline, come si può notare, sono assolutamente separate e insomma quasi formate. Ed arrivati al secondo mese, così è come appare la pianta, alta più o meno 8 cm, con le 2 foglioline all'apice perfettamente formate. Direi che esteticamente è davvero bella. Secondo metodo. Il secondo e il terzo metodo sono leggermente più invasivi per la pianta, perché consistono nell'andare a tagliare delle porzioni del ramo o addirittura tutto. Il vantaggio rispetto a utilizzare la fogliolina è che le piantine che nasceranno poi cresceranno molto prima, più in fretta e robuste. Quindi semplicemente prendere un taglierino, mi raccomando prima di utilizzarlo, sterilizzarle bene le lame casomai con un po' di ammoniaca o di alcol, poi semplicemente andare alla base e tagliare di netto. In questo modo, casomai partendo dal pane radicale, salire su di circa 1 centimetro in modo che poi la terra non vada a toccare il punto vivo che si taglia e semplicemente tirar via in questo modo. Questo è il risultato che si è ottenuto, quindi ora si potrà decidere se utilizzarlo così com'è oppure dividerlo ancora in piccole porzioni e usare quelle. Ed una volta separato procurarsi un bicchiere, riempirlo anche in questo caso con della semplicissima acqua ed andarlo ad inserire all'interno. Se tutto andrà come si spera, anche in questo caso nella parte basale, proprio qui, nel giro di poco tempo inizieranno a formarsi dei bulbi e le radici. Trascorsi circa 2 mesi, riprendendo la parte basale del tronco che abbiamo tagliato per estrarne poi tutti i pezzettini e le foglie, guardate cosa è successo. Anche questo ha prodotto e generato delle radici e sta generando un piccolo germoglio e proprio da qui si svilupperà la pianta. Terzo metodo. Nell'ipotesi che invece voi vogliate suddividere in piccole porzioni al fine di ottenere più piante il rametto, allora fate in questo modo. Lo scopo è, in ogni singola porzione di rametto, avere almeno 2 foglioline. Quindi c'è la parte apicale, la parte basale e poi tutte quelle centrali. Partendo dal fondo, andare su, le prime 2 foglioline e poi tagliare in questo modo, a circa 1 centimetro o 2 rispetto all'attacco delle foglie. Così. E il primo taglio è stato eseguito. Poi fare la stessa operazione per tutte le altre foglie che abbiamo a disposizione, quindi qui c'è un rametto di circa 2 cm, andare dove c'è l'attaccatura, salire sopra anche in questo caso di circa 2 cm e tagliare. Ed ecco qua. Ripetere l'operazione ancora per questa. E direi che la parte apicale, volendo, ancora si può dividere. E direi di farlo così. Alla fine dei tagli questo è ciò che si è ottenuto, ben 5 porzioni del rametto e se tutto andrà bene per ognuno di loro nascerà una giovane piantina, quindi prendere anche in questo caso un bicchiere, riempirlo con dell'acqua ed andarla ad inserire all'interno. Mi raccomando non invertite il verso, quindi ciò che andava verso il basso vada poi nel punto di taglio a contatto con l'acqua, in questo modo, ed inserite tutti i rametti che avete ottenuto. Trascorso più o meno un mese, riprendendo il rametto si potrà notare che, andando a guardare alla base, l'apparato radicale si sta iniziando a formare. Sono delle radici lunghe circa 1 centimetro, però come dicevo ce ne sono davvero molte. Hanno un colore, anziché bianco come di solito sono le radici appena nate, molto scuro, però non vi preoccupate perché questa è davvero la normalità per questa pianta. Anche la parte basale ha formato delle radici e dei germogli, quindi ci sono delle radici che sono davvero lunghe, si parla di circa 10 cm e all'interno, quindi tra radici e la parte della foglia e il tronco, diciamo, chiamiamolo così, ci sono allora 1, 2 e 3 germogli che quando cresceranno daranno origine alle piantine. Anche la parte apicale del rametto messa in acqua ha dato origine a un apparato radicale e all'interno di questo si possono già notare dei germogli, ce ne sono addirittura 2. Quindi direi che questa pianta è davvero fenomenale. Ogni parte di essa che metterete in acqua farà generare delle radici, dei germogli e quindi giovani piantine nuove. E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo e se vi è piaciuto mi raccomando
lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata.